Un saluto da Heavy Metal Eleven. Oggi celebriamo i 10 anni di un disco groove metal tanto coinvolgente quanto sconosciuto, da una band umbra che si è lasciata dietro grande musica e grandi rimpianti. Nel metal, come del resto in ogni altro genere musicale, è quasi scontato dire che per ogni band che ce l'ha fatta ce ne sono centinaia, forse migliaia, che non vanno mai oltre l'underground. C'è chi non riesce a raggiungere il successo, neppure relativo, perché semplicemente non ha appeal, e chi invece lo meriterebbe, ma non ci arriva per incapacità di promuoversi, per problemi vari o solo per pura sfortuna. Ci sono casi poi in cui la mancata fama è addirittura inspiegabile. È il caso dei Morgana. Nati nel 2008 a Gubbio, nei primi anni il gruppo è stato molto attivo. L'esordio After Dark, un disco a tinte heavy alternative metal piuttosto cupo, è arrivato solo 3 anni dopo. E ne dovranno passare solo 2 prima che la band umbra pubblichi il secondo, Rebellion. Uscito il 24 giugno del 2013, presenta un radicale cambiamento di sonorità rispetto al passato. Al suo interno, stavolta, i Morgana affrontano un pesante groove metal, grasso e di immensa energia distruttiva. Viene aiutato in questo, in primis dalla registrazione, pulita e taglientissima. Tuttavia, anche il gruppo stesso ci mette del suo, con notevoli influssi deathcore, specie nel growl cavernoso di Brian, e nella complessità di certe microstrutture presenti qua e là a livello ritmico. Anche se le canzoni di solito sono in generale piuttosto lineari, non complesse per esempio come quelle dei Lamb of God. Il risultato è un suono che ricorda la band americana appena menzionata, oltre in parte ai The Hunted e ai Machine Head più cupi ed estremi, ma senza essere la copia di nessuno di essi. Pur non essendo innovativo, Rebellion è un disco con una sua personalità ben definita. Il suo pregio maggiore è però l'ispirazione. Qui i Morgana si rivelano in stato di assoluta grazia, come di rado capita di ascoltare. Tanto che chi scrive ne è sicuro, se quest'album fosse uscito oggi sotto una grande label internazionale e magari con uno dei nomi famosi citati stampati in copertina, se ne starebbe parlando ancora come uno degli album più clamorosi dell'ultimo decennio. Invece Rebellion è praticamente sconosciuto ed è un vero peccato. Al suo interno sono presenti tante di quelle idee vincenti, così tanta energia e così pochi momenti morti, da renderlo coinvolgente quasi in ogni istante, al punto da sembrar scorrere anche più in fretta dei suoi 30 minuti effettivi. Neppure una delle canzoni al suo interno è meno che valida, mentre dall'altra parte ce ne sono diverse che spiccano, come Raining Fire, The Breed o la closer track Era. Quando la prima si mette in mostra per una serie di riff eccezionali da parte di Dani, a tratti cupi, a tratti invece molto vitali, ma tutti dal groove assoluto, la seconda alterna momenti più cadenzati ed alienanti, ad altri invece dinamici e di potenza assurda in un contrasto da urlo. Ancora diversa si rivela la terza. Nei suoi quasi 5 minuti, che la rendono la più lunga del disco, i Morgana variano più che in passato, ma sempre con cognizione di causa, in quella che potrebbe essere quasi considerata la summa di tutto ciò che la loro musica è stata. Il vero capolavoro assoluto del disco è, però, Desecrated, un vero schiacciasassi che colpisce in ogni momento della sua durata. Che siano la base martellante e gli stacchi in cui il batterista Naked si mette in mostra come se non fosse bastato il resto del disco per certificarne la solidità assoluta, i momenti quasi di influsso melodeath o lo stacco rabbioso al centro, non c'è neppure un attimo meno che perfetto. Un'altra dimostrazione, insomma, di quanto valessero gli Eugubini. Più che altro, il vero difetto di Rebellion è la già citata brevità. In fondo sono solo 7 canzoni, se si esclude il breve intro Third from the Black Closet. Ce ne fossero state un paio dello stesso livello delle migliori, i Morgana potevano addirittura puntare alla perfezione. Ma ha importanza? Anche così, parliamo di un disco meraviglioso, coinvolgente alla grande dall'inizio alla fine. Un disco che, come già detto, meritava più fortuna. Del resto, in quel 2013, gli Umbri sembravano davvero poter fare il salto di qualità. Con oltre 7000 fan su Facebook e un disco del genere uscito sotto Revolver Records, che non sarà una major ma nemmeno un'etichetta poco famosa o poco rispettata, c'erano tutti i presupposti per portare avanti una carriera più che dignitosa. Magari la vera fama non sarebbe mai arrivata, ma il quartetto poteva diventare un gruppo di culto come tanti in Italia. Purtroppo invece, dopo quest'album, i Morgana sono spariti.
Il loro ultimo segno di vita sulla citata fanpage Facebook risale al 2016 e dopo c'è il nulla. Qualcosa che ad ascoltare un album così bello lascia grossi rammarichi. Rammarichi che, in parte, noi di Heavy Metal Heaven vogliamo attutire cercando nel nostro piccolo di far conoscere Rebellion, mentre celebriamo i 10 anni dalla sua uscita. Rammarichi che comunque rimangono. Chissà quanto grandi sarebbero potuti diventare gli Umbri se avessero continuato su queste sonorità e su questo livello. Voto di Heavy Metal Heaven 94 su 100. Per questa settimana è tutto. Ti è piaciuta la retrospettiva? Allora puoi mettere del like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere al passo con i video che pubblichiamo ogni settimana. Infine, ci trovi anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!